Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della torcia frontale tattica della Brainite modello HL16 Noctua, una torcia con diverse regolazioni che ci permette di utilizzarla appunto, come ho detto poco fa, tattica frontale, sia tenuta fra le mani oppure messa nella fibbia attorno alla testa. Ma guardiamola per bene da vicino, apriamo la confezione, vediamo come è fatta e facciamo un paio di prove. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. Finora, ad essere sincero, ho visto il prezzo solo sul sito del venditore in dollari ed era circa $70, quindi poco più di 60 euro. Quindi mettiamolo sul bancone, apriamo la confezione e guardiamola. E allora la torcia arriva all'interno di questa scatolina molto più ordinata di come la state vedendo adesso, ma l'ho utilizzata per un paio di giorni, ho fatto un paio di prove, quindi la confezione non è più come la trovate quando l'acquistate. All'interno comunque c'è un cavo di alimentazione USB particolare che ora vi farò vedere, alcuni tagliandini tra cui la garanzia manuale di istruzione, questo per esempio ci avvisa di rimuovere la protezione dalla batteria altrimenti non si potrebbe accendere, e qua in fondo un paio di o-ring di ricambio. Allora questo è il suo alloggiamento in questa fibbia elastica che va attorno alla testa. Rimuoviamola e per rimuoverlo basterà svitare la parte posteriore e sfilarla. E allora, questa è la piccola torcia. Questa clip si può mettere sia nella parte alta o nella parte bassa e posizionarla in questo verso oppure nell'altro verso. Momentaneamente posizioniamola qua in alto. Allora ha la parte frontale, come vedete, che si muove con dei click, quindi ci permette di orientarla in più posizioni, dritta oppure a 90 gradi. Quindi possiamo impugnarla tenendola fra le mani in questo modo per illuminare di fronte a noi, oppure come si fa con le classiche torce puntando in avanti. Obiettivamente ritengo comodo questa possibilità perché ci rende comodo anche l'utilizzo nel caso in cui vogliamo appoggiarla e puntare in avanti il fascio luminoso. Ma vediamola direttamente da accesa. Allora, questo è il tastino di accensione. Si deve tenere premuto qualche secondo per poter accendere la torcia e si accenderà con l'ultima modalità utilizzata. Per poter variare la sua luminosità basterà premere altre volte il tastino laterale e come vedete riusciamo a cambiare la potenza luminosa. E a proposito di potenza luminosa, vediamo le varie modalità e la durata. Quindi abbiamo la modalità strobo che mette il massimo dei lumen, 520 lumen, poi la modalità moon che emette 5 lumen per 80 ore, la modalità bassa che emette 60 lumen per 4 ore e 50 minuti, la modalità media invece ne emette 200 per 1 ora e 40 minuti e la modalità alta, come la modalità strobo, 520 lumen ma per 1 ora e 5 minuti. Ha una protezione IP66 e dovrebbe arrivare a 140 metri di distanza. Abbiamo detto che la modalità strobo non vi ho fatto vedere come si attiva, quindi basterà accenderla mantenendo premuto il tastino laterale e poi al doppio clic avremo questa modalità strobo. Per poterla staccare basterà premere nuovamente e la torcia però rimarrà accesa. Per poterla spegnere bisognerà mantenere nuovamente premuto questo tastino. Adesso guardiamola anche esteticamente. Come vedete ha questa finitura gradevole con questa fantasia geometrica. Poi abbiamo questa parte snodabile che vi ho fatto vedere all'inizio, un paio di inserti di colore azzurro. La parte frontale, la ghiera, è leggermente sporgente, quindi protegge il vetro da eventuali urti e ha questa zigrinatura. In teoria potrebbe essere usata anche come arma da difesa, anche se essendo flessibile in realtà non si presta tantissimo. Ma è una torcia frontale, quindi per poterla utilizzare con la fibbia basterà fare scorrere al suo interno la parte posteriore. Se si riesce a farlo, ora la forzerò e lo farò in questo modo, ma io vi consiglio vivamente di rimuovere la parte posteriore per evitare di andare a sforzare, perché in quel modo scorre molto meglio. Quindi come vedete siamo riusciti. Una volta posizionata nella fibbia, quindi nel suo alloggiamento in gomma, abbiamo la possibilità di posizionarla in alto o in basso oppure dirigere lateralmente il fascio luminoso. Ma secondo me quello che è più importante di questa torcia è la possibilità di puntare in alto il fascio luminoso e quindi fare in modo che lo stesso venga diffuso all'interno di una stanza in modo omogeneo. All'interno troviamo una batteria del tipo CR123A ricaricabile marchiata Brainite da 650 mAh. Richiudiamola, avvitiamo la parte posteriore che comunque nasconde una particolarità, perché questa parte è magnetica, quindi ci consente di utilizzarla in questo modo, come vi ho fatto vedere anche altre volte, per esempio conficcando un coltello in una corteccia di un albero e poi orientando il fascio luminoso nella posizione che ci interessa. Però avendo la parte frontale reclinabile possiamo conficcare il coltello in qualunque posizione perché possiamo snodarlo e quindi indirizzarlo a nostro piacimento. E adesso guardiamo il caricabatterie, davvero particolare. Allora, funziona semplicemente a contatto, basta appoggiarlo, è magnetico e come vedete una luce di
di colore rosso, in questo momento ci sta indicando che la batteria è sotto carica, poi diventerà di colore verde quando la stessa sarà carica al massimo. Mi piace questo tipo di caricabatterie perché nel caso in cui dovesse servirci la torcia in emergenza possiamo tirare e quindi possiamo staccarla rapidamente senza curarci del cavo USB infilato al suo interno, che altrimenti potrebbe rompersi. Ovviamente la stessa torcia si può utilizzare in modalità candela sia quando è nel suo supporto per la testa, sia quando è messa su un ripiano qualunque, perché ci permette di posizionarla ad esempio su un tavolo e proiettare sul tetto, e la sua forma particolare non cilindrica ci permette anche di poggiarla su una superficie irregolare in modo da proiettare la luce nella posizione che ci interessa, sia in questo modo che coricata, e non rotolerà mai via perché questa forma glielo impedirà. Ma è una torcia frontale particolare perché oltre a poter essere utilizzata con il sistema specifico che troverete all'interno della confezione, potete utilizzarla anche su un cappellino, quindi immaginate di non avere con voi quel sistema, potete posizionare la torcia in questo modo sulla visiera e quindi ottenere una torcia frontale improvvisata, molto rapida e comoda. Quindi quando non serve si rimuove, quando è necessario utilizzarla come torcia frontale si mette così, si può illuminare in basso oppure frontalmente. Ora facciamo un paio di prove, utilizziamola al buio prima all'interno del mio laboratorio e poi un paio di prove rapide in esterno. Non ho intenzione di andare a cercare posti estremi, è una torcia frontale quindi serve da illuminare relativamente da vicino. Solitamente si utilizzano per illuminare il proprio cammino all'interno di grotte, all'interno di ambienti comunque chiusi. Quindi facciamo un paio di prove e vediamo come va. Allora ragazzi, facciamo subito una prova come sempre all'interno del mio laboratorio con le luci spente. L'accenderò, abbiamo direttamente la modalità più alta. Allora non è grandangolare, quindi illumina di fronte a noi, come vedete si forma questo cerchio, va a sfumare verso l'esterno, quindi si crea questo alone che ci permette di vedere anche lateralmente. La luminosità comunque è buona. Questa è la modalità media, modalità bassa e modalità moon. Quindi la modalità moon ci permette di vedere molto da vicino, comunque come vedete una zona molto ristretta. Invece la modalità più alta ci permette di vedere molto bene, puntando verso il tetto, in questo modo riusciamo invece riusciamo ad illuminare tutto l'ambiente perché la luce si diffonderà proiettata dal tetto verso il basso. Quindi una torcia frontale che per spazi interni comunque riesce ad illuminare bene. Se fosse stata un pochettino più grandangolare sarebbe stato meglio, però essendo orientabile e snodabile il problema obiettivamente non si pone. Comunque questa è la luminosità in interno. Ora facciamo un paio di prove anche in esterno. Illuminerò la parte di fronte a me. Partiamo con la modalità moon, come vedete praticamente quasi non illumina, si vede solo un bagliore. Andiamo alla modalità successiva, quindi la modalità più alta, in questo caso avendo iniziato dalla modalità più bassa, la successiva è quella più alta. E devo dire obiettivamente, anche se non è grandangolare, comunque illumina bene anche il palazzo di fronte. Quindi riduciamo, ok, modalità media e modalità bassa. Ci permette di vedere più che altro da vicino, quindi di fronte a noi per evitare ostacoli eccetera. La modalità moon in questo caso effettivamente non serve, serve più che altro per essere individuati. Proviamo adesso su questa stradina, non c'è buio pesto, c'è un po' di illuminazione effettivamente, però è sufficiente per capire quanta luce emette. Quindi l'accendo, modalità più alta, riusciamo a vedere benissimo. Proviamo anche dalla parte opposta, riusciamo ad arrivare molto distanti. Ok, per essere una torcia frontale guardate anche la scala bianca in fondo, l'interno di quella casa in costruzione, quindi si vede bene. Ovviamente riducendo, poi in base alla modalità che impostiamo possiamo utilizzarla per guardare più o meno da vicino. Questa è la modalità moon che ci permette, come vedete, di vedere veramente solo dove mettiamo i piedi. In questo caso sarebbe stato più comodo se fosse stata con un fascio luminoso un pochettino più ampio, però variando la luminosità in automatico varia anche il fascio luminoso. Adesso siamo davvero al buio e voglio farvi vedere come grazie alla parte magnetica, grazie alla testa orientabile su più angolazioni, possiamo utilizzarla per esempio per dirigere il fascio luminoso verso una direzione che ci necessiti. In questo caso simuliamo un cambio gomme. Guardate, luminosità orientata perfettamente verso la gomma, possiamo dirigerlo in base a dove ci necessita e poi in base ovviamente alla luminosità di cui abbiamo bisogno possiamo regolare la sua intensità. Davvero molto interessante, quindi in base a dove vogliamo posizionarla, dall'alto verso il basso o lateralmente, possiamo dirigere la luminosità. Allora, adesso altra situazione di buio pesto. Immaginiamo di dover fare manutenzione alla nostra automobile, abbiamo necessità in una zona dove non abbiamo luce come adesso.
mettendo la torcia sulla parte metallica e accendendola riusciamo a dirigere la luminosità proprio verso il basso, però possiamo dirigerla anche lateralmente, insomma orientare con molta comodità come poco fa il fascio luminoso e regolare ovviamente l'intensità, quindi decidere quanta luminosità emettere e verso dove. Tra l'altro solitamente in queste circostanze è davvero difficile trovare una parte metallica che sia agevole per posizionare la luminosità dove ci interessa. Essendo snodabile possiamo posizionarla in qualunque punto, come vedete ci sono diverse angolazioni, quindi ovunque io vado a posizionarla riuscirò sempre ad avere la luminosità in modo corretto. E allora ragazzi, devo ricredermi perché ero convinto che non avrei fatto prove a distanza, però ho voluto provare e guardate, illuminando questo edificio ancora in costruzione, guardate come riesce ad illuminare la piccoletta. Riesce ad avere davvero un fascio luminoso che arriva distante. Se dovesse servire sarebbe comoda anche da lontano. E un'altra opzione che non avevo valutato è quella di poterla mettere in un taschino, nella spallina dello zaino, oppure come in questo caso nel colletto della felpa, e illuminare puntando in avanti. Molto comoda perché con le mani libere possiamo lavorare avendo la luce diretta dove ci necessita, non dovendo utilizzare un cappellino oppure la fascia che viene data in dotazione. Scusate il rumore del microfono. Davvero comodissima ragazzi, una piccola torcia che obiettivamente mi ha sorpreso. Ero convinto che non avrei fatto prove a distanza e invece ho voluto provare e mi sono reso conto che, come avete visto, riesce ad arrivare anche da lontano. Versatile, piccola, bella, comoda e anche potente. Quindi ragazzi, cosa dire? Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi invito ad andare a guardare il link giù per poterla comprare se vi interessa. Date un'occhiata a tutte le varie caratteristiche che trovate sul sito internet e se riesco a trovare un codice di sconto eventualmente lo metterò giù assieme al link per farvi risparmiare qualcosa. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutte le mie prossime recensioni. Ciao da Riccardo e a presto!